La parola boia identifica storicamente la persona che è indicata per eseguire le sentenze capitali. I condannati a morte vengono affidati al boia, che storicamente viene descritto come un uomo col cappuccio nero, semplicemente per non farsi riconoscere dal condannato a morte. Anticamente si pensava che il condannato potesse maledire in punto di morte l'anima del suo carnefice. Da qui il ricorso al cappuccio nero. Ma in senso esteso, boia è un termine che viene utilizzato a volte come offesa, come dispregiativo, a volte per descrivere in senso lato, in senso figurato, in senso esteso, chi si macchia di crimini orribili, chi ad esempio ordina la morte indiscriminata di decine, centinaia, migliaia di persone. Ecco, il nostro personaggio di oggi può essere definito un boia in più frangenti: nella Polonia occupata dal 1939 fino al 1943 e poi nei Paesi Bassi, ma anche un boia silente, silenzioso, che si limita ad annuire mentre altri, suoi pari grado o suoi superiori, prendono delle decisioni terrificanti, aberranti, contrarie al senso di umanità. Ecco, quest'uomo, questo boia, aveva un nome e un cognome. Si chiamava Karl Eberhard Schöngart, alto ufficiale delle SS, giunse fino al grado di Brigadeführer. E oggi ne parliamo perché il 16 maggio del 1946, cioè 79 anni fa, nella prigione di Hamelin, venne impiccato come decisione finale di un tribunale per i suoi crimini, appunto da boia. Ma come nasce un boia? Beh, è difficile dirlo. Sicuramente è una questione che riguarda il proprio vissuto, ma ancora di più le proprie frequentazioni, o il proprio ideale, un po' distorto, di ciò che è lo Stato, di ciò che è il dovere, di ciò che è la sicurezza. A proposito di sicurezza, vi ricordo sempre la nostra partnership con NordVPN, che consente a tutti di navigare in maniera sicura al 100% da qualunque strumento, da qualunque dispositivo. Noi di Dentro la Storia abbiamo scelto NordVPN come partner strategico proprio perché ci mette al riparo da tante minacce online ovunque ci troviamo. Anche voi potete scoprire le grandiose offerte di NordVPN cliccando nel link che trovate in descrizione al video, ad esempio i piani biennali, con 4 mesi completamente gratuiti e la consueta garanzia 30 giorni, soddisfatti o rimborsati. Tutto per la sicurezza, quella sicurezza di cui il nostro personaggio di oggi, Karl Georg Eberhard Schöngart, aveva un'idea abbastanza distorta, nonostante facesse parte, lui stesso, di un organismo chiamato SD, Sicherheitsdienst, Servizio di Sicurezza, oltre che della SIPO, la Sicherheitspolizei, la Polizia di Sicurezza, vale a dire le due branche operative del terzo ufficio del Reich Sicherheitshauptamt, l'alto ufficio per la sicurezza del Reich. Sempre questa parola, sicurezza, che torna, che ossessiona i regimi dittatoriali, come quello nazista. Un regime che è così ossessionato dalla sicurezza da comprendere all'interno della nozione appunto di sicurezza qualunque atto che possa anche solo definirsi in astratto contrario alla dominazione assoluta dello Stato e anche oltre. Questo era l'SD, il Sicherheitsdienst, il servizio di sicurezza, e il suo braccio operativo, la SIPO, la polizia di sicurezza. Altro non erano che degli elementi repressivi per tutto ciò che riguardava i cosiddetti nemici dello Stato. Alcuni venivano trattati dalla Gestapo, Geheime Staatspolizei, altri dall'SD e dalla SIPO. Schöngart conosceva sia la Gestapo che l'SD che la SIPO. Era entrato nella Gestapo praticamente agli inizi, dopo appena 2 anni di servizio nelle SS. Era entrato nelle Schutzstaffen nel 1 marzo del 1933 e nel 1935 passò alla Gestapo a Berlino, affidato all'ufficio principale che si occupava della stampa e del ramo politico-ecclesiastico. Repressione, questo è il termine corretto. Per i nazisti era una questione di sicurezza, ma non c'era nulla che riguardasse la sicurezza appunto dei giornalisti o dei ministri del culto. Semmai si trattava di reprimere e in certi casi di sopprimere. Schöngart aveva ottenuto l'incarico per interessamento diretto di un uomo che abbiamo già incrociato più volte nei nostri racconti, Reinhard Heydrich, il futuro capo dell'alto ufficio per la sicurezza del Reich, l'eminenza nera del nascente regime. Quella lettera di raccomandazioni, arrivata al Ministero degli Interni, ci suggerisce oggi che Schöngart fosse un protetto di Heydrich, uno degli uomini di cui Heydrich si fidava di più. Abbiamo anche altri esempi, ad esempio appunto la nomina
di Schoengert a consigliere governativo nell'aprile del 1936 o successivamente il suo ingresso nel servizio di sicurezza, poi il suo incarico di comandante della Gestapo ad Arnsberg, a Bielefeld, a Dortmund e a Münster. Tutti incarichi in cui l'ombra di Heydrich era presente, con una lettera di raccomandazione, con una firma, con una telefonata. Schoengert era, se non il pupillo, uno degli uomini più vicini ad Heydrich. E questo spiega anche perché diverso tempo dopo, alla conferenza di Wannsee, quella conferenza del 20 gennaio del 1942 in un bellissimo sobborgo di Berlino, in cui venne decisa la soluzione finale della questione ebraica, fosse stato invitato proprio lui, Karl Eberhard Schoengert, in rappresentanza del governatorato generale presieduto da Hans Frank. Era stato chiamato proprio Schoengert, era stato invitato lui, non il suo superiore, Krüger. Perché? Perché a quella conferenza Heydrich voleva avere il controllo pieno della situazione, non voleva voci dissenzienti, non voleva voci critiche. Nel corso di quella conferenza, lo abbiamo già visto in un video che trovate nel canale, Heydrich si era comportato da autentico maestro della manipolazione. Quei pochi che avevano osato muovere qualche critica nel merito giurisprudenziale, come era avvenuto con l'avvocato Wilhelm Stuckart, o per questioni politiche e anche umanitarie. Era stato il caso del segretario alla cancelleria Friedrich Kritzinger. Ecco, nei loro confronti Heydrich si era rivelato mellifluo, subdolo, mescolando lusinghe e velate minacce. Schoengert, da quello che si recava dall'unico verbale sopravvissuto della conferenza di Wannsee, rimase in silenzio. Si limitò ad annuire e a approvare tutte le soluzioni proposte. Non era arrivato da solo a Wannsee, Schoengert. Era arrivato in compagnia di Josef Bühler, il rappresentante del governatore generale, il rappresentante di Hans Frank, il suo vice. Ma se Bühler aveva portato delle questioni anche urgenti, come l'emergenza sanitaria nei ghetti, il rischio delle epidemie di colera, Schoengert aveva lasciato fare. Aveva ascoltato tutti gli ufficiali presenti, e ce n'erano tanti. C'era Hoffmann, c'era Lange, di cui abbiamo già parlato, c'era il capo della Gestapo, Müller, aveva ascoltato e aveva annuito. E quando Müller, assieme al dottor Alfred Mayer, aveva provato a chiedere un trattamento anticipato per i ghetti polacchi, Schoengert era rimasto in disparte. Non se n'era interessato. Ma per quale motivo? Al di là della sua piaggeria nei confronti di Heydrich, Schoengert era stato invitato a Wannsee perché aveva già una bella esperienza da boia. In Polonia, Karl Eberhard Schoengert aveva guidato un'unità temporanea dell'SD nella Galizia orientale, uno dei primi Einsatzgruppe, su ordine diretto da parte del Reichssicherheitshauptamt. Schoengert aveva mandato Wolfgang Birkner nel distretto di Białystok per reprimere la resistenza locale, composta da polacchi, ma non si era limitato a eliminare qualche partigiano. Schoengert. Fra il luglio e il settembre del 1941, Schoengert aveva ordinato la morte di 10.000 ebrei polacchi, fucilati, mitragliati, massacrati, dopo l'invasione dell'Unione Sovietica con l'operazione Barbarossa. Schoengert aveva comandato un'altra unità Einsatzgruppe, ordinando e praticando l'uccisione dei professori della città di Leopoli e delle loro famiglie. Un massacro disgustoso che ancora oggi è passato alla storia come uno dei peggiori fatti di sangue della Seconda Guerra Mondiale. 25 accademici polacchi, insieme alle loro mogli o alle loro compagne, erano stati trucidati perché l'idea alle spalle dello sterminio era di demolire anche qualunque possibile attività antinazista, compresa quella degli intellettuali di spicco. Alle dittature, l'intelligenza, la cultura, il pensiero fa davvero tanta paura. Per questo le dittature non ammettono la possibilità di pensare, la possibilità di elaborare un pensiero, di poter studiare in maniera davvero libera. Grazie a quelle esperienze pregresse di capo di massacratori, Schoengert aveva avuto la possibilità di fare carriera, di arrivare al grado di Oberführer, è un grado intermedio nelle SS tra quello di colonnello e quello di brigadier generale. Potremmo definirlo come colonnello anziano, colonnello senior. E con quel grado era arrivato a Wannsee, dove si era dimostrato, come detto, distante, tranquillo, mentre a quel tavolo, all'interno della villa, si parlava di uccisioni, di liquidazioni, di sterilizzazioni forzate, di sterminio, di utilizzo del gas, prima del monossido di carbonio e poi
di quello che sarà noto come lo Zyklon B. Schoengart si sentiva probabilmente al massimo della propria carriera e soprattutto intoccabile. Frutto di tutto ciò che aveva fatto in passato, frutto dell'amicizia di Heydrich che gli si era dimostrato sempre vicino, ma la morte di Heydrich all'inizio dell'estate del 1942 rappresentò una svolta in negativo per Schoengart, che qualche nemico all'interno delle SS e all'interno anche del governatorato generale se l'era fatto. Proprio nel giugno del 1942, con Heydrich appena morto di setticemia dopo l'attentato di Praga, a questo argomento abbiamo dedicato un video, lo trovate nel canale. Schoengart fu rinviato a giudizio da una corte marziale delle SS per appropriazione indebita, corruzione, saccheggio e traffico di opere d'arte. Va detto che tantissimi membri dell'establishment nazista avevano approfittato del conflitto per arricchirsi in maniera smodata e ricorrendo anche al mero furto della proprietà privata. C'erano dei comandanti di campi di concentramento e di sterminio che si appropriavano dei beni dei deportati senza denunciarli. C'erano degli ufficiali di polizia che si intascavano mazzette o semplicemente facevano sparire nelle proprie tasche o nei propri archivi i beni delle persone arrestate. E c'erano alti quadri del partito che razziavano opere d'arte, soprattutto in Polonia, anche in Francia, e le depositavano in cassette di sicurezza, magari in Svizzera. Morto Heydrich, Schoengart era privo di una copertura politica, anche se il Reichsführer delle SS, Himmler, decise per un po' di mettere a tacere queste voci che erano controproducenti per le SS. Vedere quei militi accusati di corruzione non faceva bene al regime nazista che contava moltissimo come spina dorsale proprio sulla sua polizia politica. Schoengart alla fine pagò il conto per le rivalità interne. Krüger si lamentò con Himmler, disse che Schoengart violava le direttive, che in fondo ogni tanto parteggiava anche per l'amministrazione civile polacca, che non si poteva contare sull'affidabilità di un elemento del genere che aveva fatto carriera solo grazie ad Heydrich. Per questo motivo Schoengart fu rimosso dal suo incarico all'interno del governatorato generale, sostituito da un altro Oberführer, Walter Birkamp, che aveva guidato uno degli Einsatzgruppe. Schoengart pagò il conto della sua protervia, mandato in un reggimento di disciplina, ossia un'unità di punizione, un'unità ausiliaria per l'artiglieria antiaerea delle SS a Monaco. Ma non durò moltissimo, durò giusto qualche mese, il tempo di ottenere il comando di un reparto della quarta divisione della polizia SS Panzergrenadier all'Arnia in Grecia, per poi tornare in Germania. A cambiare un'altra volta la carriera di Schoengart era stato un fatto estraneo alle sue direttive. Era stato il complotto del 20 luglio del 1944, quel complotto che aveva reso Hitler ancora più paranoico e aveva dato pieni poteri a Himmler. Himmler aveva reagito con la repressione brutale, l'uccisione di circa 5.000 persone, anche quelle che in realtà non avevano nessun contatto con i cospiratori. E in tutto ciò Schoengart poteva avere un ruolo non tanto nella repressione diretta, quanto nella sostituzione di chi era stato chiamato a Berlino o nei gangli vitali del Reich, come ad esempio Vienna o Praga, per compiere quell'epurazione. Schoengart venne nominato comandante delle forze dell'SD e della SIPO all'Aia, nei Paesi Bassi. Da quel momento in avanti, Schoengart tornò all'antico, ovvero al suo ruolo di boia, non più guidando degli Einsatzgruppen, semplicemente ordinando repressioni brutali, fucilazioni di massa, impiccagioni, tutto ciò che potesse portare il terrore, senza tra l'altro avere ordini superiori. Non aveva ordini diretti da Himmler, non aveva ordini diretti nemmeno da Hans Rabin Rauter, l'amministratore civile nazista per i Paesi Bassi occupati. Fu proprio un ferimento di Rauter compiuto da un'imboscata di membri della resistenza olandese a scatenare Schoengart, che in quel momento vide la possibilità di mettere in opera il suo lato più oscuro, quello da boia. L'attentato ebbe luogo fra il 6 e il 7 marzo del 1945. La guerra stava quasi per finire, ma i Paesi Bassi erano ancora una piccola roccaforte nazista. Schoengart diede ordine di rastrellare 263 cittadini olandesi, tutti destinati a essere uccisi con un colpo alla nuca.
tutti innocenti. 117 di questi prigionieri vennero condotti a Wöste-Öde, luogo in cui l'amministratore nazista era stato ferito. Mentre Rauter era in ospedale a guarire dalle ferite, Schöngart si prese anche il ruolo di responsabile politico, organizzativo e civile dei Paesi Bassi occupati. E con tale ruolo dimostrò tutta la sua efferatezza. Ma si dovette attendere la fine della guerra per capire davvero perché gli olandesi definivano Karl Eberhard Schöngart come un boia. Quelli perpetrati nel marzo del 45 non erano stati gli unici massacri ordinati da Schöngart. C'erano stati altri. Aveva fatto impiccare ostaggi inglesi, aveva fatto giustiziare sacerdoti protestanti olandesi. Soprattutto, il 21 novembre 1944, Schöngart aveva ordinato l'omicidio di un aviatore americano, un aviatore di origine lusitana. Si chiamava Americo Gaie. Era stato abbattuto col suo aereo e aveva avuto la sfortuna di paracadutarsi proprio nel giardino della residenza di Schöngart. Immediatamente arrestato, era stato condotto nella cantina della villa, picchiato a sangue, caricato in auto dai subalterni di Schöngart, condotto nel bosco vicino e ucciso con un colpo alla nuca. Di tutto ciò, di questo omicidio brutale, non se ne seppe nulla fino agli processi intentati dalla Procura Militare Britannica a Burg-Steinfurt nel febbraio del 1946. Fu solo allora, durante gli interrogatori, che si scoprì che Schöngart aveva agito senza autorizzazione superiore, semplicemente per placare la propria sete di sangue e per stabilire un regime del terrore tale da indurre gli olandesi a non ribellarsi. Nel corso di quel processo, i crimini di Schöngart in Polonia non furono mai menzionati perché le autorità sovietiche che occupavano la Polonia non avevano fornito collaborazione. Solo in seguito si sarebbe saputo della sua guida dell'Einsatzgruppe, dell'uccisione degli ebrei polacchi, del massacro di Leopoli, solo dopo. Ma nel corso di quel processo, gli investigatori inglesi scoprirono delle impiccagioni dei loro compatrioti, delle fucilazioni di massa e di Gaie, che era stato ucciso come un cane in una foresta, semplicemente perché aveva osato atterrare nel giardino di casa Schöngart. Condannato a morte assieme ad altri suoi complici, Karl Eberhard Schöngart venne rinchiuso nella prigione di Hamelin, dove sarebbe stato impiccato il 16 maggio del 1946. Pochi giorni prima dell'esecuzione, la polizia olandese andò a interrogarlo. Volevano saperne di più a proposito di Peter Menten, un criminale di guerra, un olandese collaborazionista. Si sospettava infatti che Schöngart avesse intrattenuto dei rapporti di complicità nei crimini di Menten, ma Schöngart, ancora una volta, si comportò in maniera lucida e spietata. Sa, rispose all'investigatore che lo stava interrogando, mi restano pochi giorni di vita. Le pare che in questa condizione le mentirei? Io non conosco Peter Menten. Questa affermazione messa a verbale sarebbe stata smentita 2 giorni prima dall'esecuzione, quando in carcere Schöngart ricevette la visita proprio di Menten, che lo abbracciò in maniera fraterna. Secondo quanto raccolto durante l'incontro tra Schöngart e Menten, Schöngart stesso ricordò all'olandese tutti i favori fatti in passato, dall'aver chiuso un occhio di fronte a certe ruberie, a certi traffici di opere d'arte, fino ai conti cifrati in Svizzera, posseduti tanto da Menten quanto da Schöngart, che in cambio delle chiavi cifrate fece promettere a Menten di prendersi cura della sua famiglia, a dimostrazione di una complicità tra criminali che andava ben oltre la semplice divisa nazista. Schöngart sale sul patibolo di Hamelin la mattina del 16 maggio 1946. Non ha parole per il boia, è lui il vero boia, ma non si esegue da solo, non dà esecuzione in maniera autonoma alla propria condanna a morte. Accetta la benda, sale gli scalini del patibolo, si fa mettere il cappio al collo e non dice nulla, come era avvenuto a Wannsee 4 anni prima. In silenzio, Karl Eberhard Schöngart va incontro alla propria fine, lasciando dietro di sé il nome del boia dei Paesi Bassi, un uomo spietato, privo di umanità, interessato a provocare dolore e ad arricchirsi personalmente, favorito di Heydrich, protetto da Himmler, capace delle peggiori efferatezze. Karl Eberhard Schöngart conclude la propria vita sul patibolo, lo stesso patibolo cui aveva condannato centinaia, migliaia di persone. Quasi un contrappasso per lui, lasciando dietro di sé una memoria torva, cupa, le foto di un uomo sorridente, ma dietro il cui sorriso si celava
un animo davvero oscuro, come testimoniato dalle sue attività durante la guerra e come verificato anche dallo studio dei verbali di Wannsee, quando di fronte a quegli orrori, a quelle parole così aberranti, lui non aveva saputo far altro che annuire in silenzio, come un testimone qualsiasi di una qualsiasi riunione banalissima, come se a quel tavolo non si stesse giocando il futuro di milioni di persone. Avete già fatto richiesta della nostra esclusiva newsletter mensile? Se non l'avete ancora fatto, andate nel nostro sito ufficiale Dentro la Storia, nella sezione dedicata proprio alla richiesta della newsletter. Non dovete scrivere a me personalmente, non dovete scrivere al canale, c'è una sezione apposita per richiedere appunto la newsletter che arriverà ogni inizio del mese nella vostra casella mail in forma completamente gratuita e all'interno troverete tante informazioni, troverete ad esempio la nostra timeline mensile con i fatti più interessanti giorno per giorno del mese in oggetto secondo la storia contemporanea, ma troverete anche le nostre storie esclusive, i nostri editoriali, i nostri consigli di lettura, di visione di film, di serie televisive, di video, anche qualche nostro consiglio per gli acquisti. Quindi cosa state aspettando? Se non l'avete ancora fatto, andate a richiedere la vostra newsletter.